Ciao ragazzi, sono Raffo. Molti di voi in rete mi hanno chiesto se fosse stato possibile realizzare un video e poi postarlo sul mio canale YouTube che mostrasse la preparazione completa di un fuoristrada da viaggio, un 4x4. Bene, nell'ultimo anno sono riuscito a filmare tutta la preparazione e la sistemazione del mio Defender 90, chiamato Async, un po' a casa da solo, arrangiandomi nel mio box con i miei attrezzi, e un po' chiedendo aiuto e portando il mio mezzo a preparatori e meccanici esperti. Vi mostrerò quindi come ho voluto modificare tutto il mio mezzo per migliorarne le prestazioni, la bellezza e soprattutto la versatilità, perché io sono improntato principalmente per i viaggi, lunghi o corti che siano, deserto, mare, vacanza, montagna e, perché no, anche un weekend nei boschi. Partiremo quindi dal motore, passando attraverso la meccanica e l'assetto, per arrivare anche alla camperizzazione, quindi come preparare un mezzo per affrontare un viaggio al meglio, al top. Durante il filmato vi mostrerò anche alcuni problemi che mi si sono presentati e che io stesso ho imparato a sistemare e a risolvere, e cercherò di darvi alcune nozioni tecniche che ho comunque imparato non essendo un veterano del fuoristrada. Ragazzi, sia chiaro, questo non vuole essere un manuale del come fare, ma è semplicemente un video della mia esperienza riportata al mondo del fuoristrada e del 4x4. Che dite allora? Venite con me? Andiamo. Pronti? Il Defender di per sé, secondo me, è un gran mezzo. C'è chi lo ama, c'è chi lo disprezza, ma secondo me già da originale, con piccole modifiche, è un mezzo che può essere utilizzato per una prima esperienza di viaggio. È chiaro che vi parlerò di un mezzo che comunque non era originale, già nel tempo aveva subito diverse modifiche e infatti molti componenti, molti accessori non sono quelli della casa madre. Ma vediamo insomma che cosa ho voluto modificare lungo questo anno di preparazione. La prima cosa che abbiamo effettuato è stata pesare il mezzo per capire effettivamente quale sia la sua massa a vuoto, quindi senza nessun tipo di camperizzazione, senza nulla interno, e il peso è questo. Mentre ragionavo mi rendevo conto anche della massa del mezzo e la prima cosa che ho fatto è stata decidere di cosa potevo fare a meno. E sì, perché il peso influisce molto su un viaggio. Il mio Defender presenta accessori che per questo nuovo restyling ho deciso di eliminare. Le barre sottoporta e alcune piastre di riparo sono tra questi. Dopo qualche esperienza in giro per il mondo mi sono accorto che tutti questi componenti aggiuntivi gravavano troppo sulle spedizioni e allora l'ho voluta alleggerire. Per qualche cosa peccherò un po' in estetica, lo so, ma come per il cofano in vetroresina ci ho guadagnato. Questo è il sogno di ogni possessore di fuoristrada, il ponte. Attraverso l'utilizzo di questa apparecchiatura, chiamiamola così, si possono mettere le mani un po' dappertutto con comodità. Io di solito mi infilo sotto la macchina per fare un tagliando, immagino tutti sappiate. Non è scomodissimo, però c'è di meglio, il ponte. Per alleggerire Async, allora, tutto ciò che non è essenziale lo eliminerò, a partire dall'aria condizionata, secondo me inutile anche nel deserto. La lavorazione è piuttosto semplice, quando c'è solo da togliere alla fine siamo bravi tutti. Elimino la parte interna con ventole e cablaggi e la parte esterna con radiatore e tubazioni. Tolgo anche il compressore, mentre installo una cinghia servizi più corta trovo una sorpresa. Madonna, è proprio lei, la Tunisia. Vi parlerò anche del motore, perché Async monta un 5 cilindri chiamato TD5. È il primo propulsore della Land Rover ad avere una gestione completamente elettronica e da originale eroga 122 cavalli, ma come tutti i motori può subire un incremento di potenza, soprattutto perché questa motorizzazione soffre di poca coppia ai bassi regimi di giri, ed è per questo che
ho voluto affrontare alcune modifiche, come per esempio l'eliminazione del gruppo EGR, quindi il ricircolo dei gas di scarico, utilizzare un impianto di scarico completamente libero, adottando un tubo dritto fin dai collettori, l'adduzione di un filtro d'aria molto più traspirante rispetto all'originale e la mappatura della centralina attraverso il Nanocom, questo sistema che poi vi spiegherò. Potevo ottenere una preparazione esosa sostituendo anche alcuni componenti del motore, ma secondo me per una preparazione che non darà noia nel futuro e ottenere cavalli giusti si può intervenire con piccole sistemazioni e quindi godere di un ottimo risultato. Ecco il Nanocom, allora, questo strumento di cui vi ho già accennato. Con questo oggetto la diagnostica è ormai alla portata di tutti, ma noi defenderisti lo apprezziamo per una sua qualità, quella di mappare la centralina. Come vi ho già detto, il Defender ha circa 122 cavalli da originale. Guardate quanti sono riuscito ad ottenerne con una semplice mappa, contenendo la fumosità e soprattutto i consumi. Questo è un banco prova. Qui si ha la possibilità di testare e verificare l'effettiva potenza di un motore, espressa sia in cavalli che in coppia. Questo è uno dei pochi in Italia ad avere la possibilità di verificare un mezzo a 4 ruote motrici. Ed è proprio qui che verificheremo l'effettiva potenza di Async, il mio Defender 90. Questa è la procedura per mappare il proprio mezzo attraverso questo dispositivo. Non vi annoierò con tutta la procedura perché è lunghissima, magari realizzeremo un altro video. Si comincia collegando il dispositivo alla presa OBD del mezzo per far sì che dialoghi con l'AEQ. Si fa il backup, quindi si scrive la mappa che già stiamo utilizzando per sicurezza, per poter magari tornare indietro. Successivamente si seleziona il file che ci è stato inviato, che abbiamo scaricato dalla rete, e lo scriviamo sull'AEQ del mezzo. Poi si va sul banco prova e si verifica quanti cavalli abbiamo. Il mezzo viene ancorato a terra, alla superficie, per non far sì che durante i lanci possa spostarsi destra e sinistra e combinare un casino. Dopodiché, attraverso una presa attaccata al motore e varie altre connessioni tipo turbo, pressione, temperatura dell'acqua e connessione alla centralina, si possono verificare tutti i parametri che riguardano il motore di ogni vettura. Essendo al chiuso all'interno di questo locale, che è coibentato per il rumore, i gas di scarico vengono convogliati attraverso questo tubo all'esterno, chiaramente per non soffocare qui dentro. Il rumore potrebbe diventare insopportabile, quindi siamo forniti di cuffie. Una volta effettuati i test, il computer analizza una potenza di 155 cavalli, ovvero 93,6 cavalli alla ruota. E sì, alla ruota, perché le potenze espresse solitamente dalle riviste o in TV riguardano l'analisi all'albero motore, ma passando dal cambio, dalla trasmissione fino ad arrivare appunto alle ruote, si perdono decine di cavalli. Insomma, impressiona di più dire 155 cavalli al posto di 93. Bene, cominciamo con le modifiche allora, partendo dalla prima, ormai più di un anno fa. Si tratta dello spostamento dei cavi cablaggio centralina da sotto il sedile lato passeggero a quello lato guida. Con questo non ci arriviamo. Con quelli ci arrivi, sì. Una modifica importante che ho deciso di eseguire è lo spostamento dei cablaggi centralina per lasciare quel vano libero e sistemarci un serbatoio ausiliario di gasolio. Sul cielo del mezzo. Durante la fase di smontaggio iniziale ci rendiamo conto esserci però un problema classico di questa motorizzazione, ovvero l'olio in centralina.
Dagli iniettori, infatti, attraverso il cablaggio elettrico, l'olio in pressione spinto attraverso i cavi elettrici arriva al connettore della centralina, inondando il sistema ECU e a volte procurando danni gravi. La soluzione è un lavaggio accurato della centralina e la sostituzione del cablaggio iniettori dentro il coperchio sulla testa del motore. Stiamo verificando dove l'olio dagli iniettori passa attraverso i cavi e arriva fino alla centralina, dove si è visto quel problema prima. Per cercare di risolverlo dobbiamo cambiare tutto il cablaggio. Mi metto al lavoro, smonto il coperchio iniettori con una chiave a snodo del 10 e pulisco bene con del solvente la sede della guarnizione, che andrà poi sostituita con una nuova originale. Sostituisco poi il cablaggio iniettori e rimonto il coperchio utilizzando un po' di silicone per sigillare. Ultimato il tutto, serro con una chiave dinamometrica i bulloni del coperchio per permettere alla guarnizione di aderire in modo uniforme a entrambe le superfici di appoggio. Ecco i costi di questa sostituzione. Ho speso 30 euro per la guarnizione originale, 60 euro per il cablaggio, per un totale di 90 euro più la manodopera. Ora che la sistemazione del cablaggio centralina nel vano batterie è quasi terminata, ho lo spazio libero sotto il passeggero per montare un serbatoio ausiliario di gasolio. È molto importante fissare le batterie al telaio, magari con una strop, per evitare che durante una strada accidentata o con tolle ondulée si muovano, rischiando di provocare cortocircuiti o addirittura incendi, quindi le fisso bene allo chassis del DEF. Ecco allora la lavorazione per la sistemazione del serbatoio ausiliario di gasolio sotto il sedile lato passeggero. Tutto ciò aumenterà l'autonomia del mezzo a circa 120 litri, poco più, poiché quello originale del TD5 ne porta circa 70, più i 55 litri dell'ausiliario abbiamo più o meno 125 litri. È una lavorazione piuttosto difficile da eseguire, ma comunque fattibile, e eliminerà quelle che di solito si portano sul tetto, cioè le taniche, abbassando così ulteriormente il baricentro del mezzo. Questa lavorazione è abbastanza impegnativa, perché essendo questo serbatoio di un altro modello di Defender, dovrò adattare alcune parti e componenti in modo tale da permettere l'alloggiamento in modo perfetto. È essenziale che non vi siano difetti nell'impianto, proprio per evitare che durante un viaggio, a causa di un errore o di un qualsiasi problema, non si possa usufruire del carburante aggiuntivo. La prima parte del lavoro è allargare lo chassis per permettere l'alloggiamento del serbatoio, un vero e proprio smonta e taglia con avanzo di lamiera e ferraglia. Successivamente colloco il serbatoio e lo fisso grazie anche all'utilizzo di una staffa a telaio originale che monta il modello 200 TDI. Ora tocca alla punta a tazza a creare un buco abbastanza grande per inserire un tappo nautico di carico del gasolio. Le ultime fasi di lavoro sono creare un sistema di tubazioni che permetta di travasare il gasolio, sistemare sfiati e pompa nello stesso vano e cablare l'impianto elettrico che comanderà tutto il sistema. Questo è il sistema di travaso del gasolio. Si parte da un filtro a maglie metalliche da 60 micron ad immersione, collegato attraverso tubi aeronautici ad una ghiera appositamente costruita, collegato ad una pompa Bosch 044. Il sistema va a travasare il gasolio direttamente allo sfiato del serbatoio centrale. I costi? Eccoli qui. Il serbatoio 170 euro, la pompa 180 euro, la staffa 70 euro, il tappo nautico 60 euro, tubazioni, filtro, raccordi e cablaggi vari 150 euro, per un totale di 630 euro più la manodopera. Ho fatto anche un test stradale una volta montato il tutto, ho riempito tutto il serbatoio e ho provato a travasare in marcia, tutto perfetto. È arrivato poi il momento del tagliando completo al motore, quindi
olio e tutti i filtri, ma non ve lo mostrerò in questo video. Potete cliccare il link che vedete qui sotto e andarvelo a vedere sul mio canale YouTube. Ora guardiamo la sostituzione dello scarico completo con uno nuovo. Durante le modifiche al mezzo mi sono reso conto che la parte centrale dello scarico era andata, marcia di ruggine, e perciò ho acquistato in rete il tubo sostitutivo centrale e l'ho cambiato. Questi componenti originali dopo anni di lavoro si usurano parecchio, anche per colpa del sale che spesso d'inverno viene disseminato per non far gelare le strade. Per lavorare comodo ho dovuto togliere la traversa centrale del telaio e smontare da sotto, con una chiave a snodo lunga che arrivava fino ai collettori. Ho impiegato circa 30 minuti e ho speso 90 euro. Bene, quindi a livello di motore e prestazioni abbiamo concluso, sono soddisfatto. Ora possiamo passare all'assetto e alla meccanica. Devo dirvi che negli anni sono partito da un assetto originale e sono arrivato a un assetto estremo, esagerato, quasi inutilizzato comunque per i miei viaggi, e in effetti mi sono accorto che non era per nulla indispensabile. Vediamo allora cosa ho combinato. Per la parte meccanica, quindi differenziali, semiassi e anche per l'assetto, quindi per la sistemazione finale, ho voluto rivolgermi a un professionista del settore Land Rover. E infatti oggi sono nell'officina di Vittorio Fusari, la Tecnoland, per capire come sistemare al top Async e per risolvere anche molti problemi che durante gli anni mi si sono presentati. Sarò sincero ragazzi, la prima cosa che ha fatto il preparatore, dopo aver smontato il primo cerchio, è stata sgridarmi con toni alti a causa dell'utilizzo dei distanziali, aggeggi infernali da eliminare e che lui sconsiglia da sempre. Man mano poi che ci addentravamo nel pieno dell'operazione di smontaggio, il rimprovero si è amplificato, poiché si sa, utilizzando i nostri mezzi in maniera gravosa, la manutenzione deve essere esponenziale, cosa che proprio io ho fatto finta non esistere dall'ultima volta. La macchina di raffo sto tentando. L'olio nei differenziali, il grasso nelle crociere e la verifica post viaggio, son sincero, le avevo accantonate, anche per un discorso monetario, è chiaro. E questo alla fine è il risultato. Tutti andati sti robi qua. Sentito? Ecco. È un cuscinetto rotto quello. Sì. Non c'era una parte che si potesse considerare sana. La ruggine poi aveva preso il sopravvento, anche sull'esterno del mezzo e sul telaio, nonché sui ponti e su tutte le parti esposte. Alcuni componenti si salvavano, i semiassi, i differenziali o comunque ciò che era già rinforzato, ma la maggior parte del resto era da revisionare. Qua è bello, anche questo. Questo è un po' più pesante di quello davanti. Questo è un bel attrezzo. Durante questa prima fase mi ha spiegato anche di alcune sue chicche, niente male. Guarda, vedi qua che esce l'olio? Questi buchi qua li ho fatti io perché se non hai questi buchi l'olio con adeguati va sul disco, invece così il percentrifugo lo perde dentro nel cerchione, però tu continui a frenare. Dopo aver rimosso i differenziali ci siamo accorti che sarebbe meglio sostituire l'anteriore, che è un originale 2 satelliti, con questo qui. Una belva di differenziale, bloccabile manualmente al 100% a 4 satelliti, che a differenza di quello che già monto al posteriore definito autobloccante poiché agisce in modo autonomo, questo necessita di un piccolo impianto elettrico con ausilio di aria compressa, ma che comunque lo rende indistruttibile. Una volta smontati tutti i pezzi dal mezzo, dobbiamo renderci conto, lavandoli, quali sono quelli usurati che andranno poi sostituiti. È proprio all'interno di questa lavatrice che i pezzi vengono puliti e sgrassati completamente. Quelli che non riescono a lavarsi più che bene nella lavatrice vengono finiti a mano con pennellino e sgrassatore. La bulloneria poi viene spazzolata e pulita a mano se necessario.
e laddove troppo rovinata viene sostituita. I ponti, inoltre, visto che erano inguardabili, sono stati carteggiati e ricolorati, con una particolare vernice che ne allunga la vita. Guardate la differenza prima e dopo, non male il risultato. Per riagganciarmi al peso, avendo sostituito molti componenti estremi con alcuni originali, di sicuro ho alleggerito ancora di più a Sync. Quindi alla fine, per avere un mezzo preparato per diverse tipologie di viaggio, ho voluto sfruttare al massimo il consiglio di Vittorio, che è stato quello di tornare molti passi indietro e sfruttare al massimo la componentistica originale della casa madre. Abbiamo comunque voluto migliorare l'assetto e la meccanica del mezzo, ma non per questo abbiamo utilizzato componenti estremi e quindi esagerati. Finito l'enorme lavoro presso la Tecnoland, ho poi voluto sistemare e migliorare alcune cose che riguardano il riduttore. Ecco come. E tanto che ci siamo, tagliando. In questo caso olio del riduttore. Il tappo è un tappo magnetico, serve a raccogliere eventuali trucioli, comunque parti metalliche che girano nel cambio, nel riduttore, e si evita in questo modo che questi trucioli provochino danni ulteriori. Tiro giù la coppa dell'olio del riduttore per applicare un sensore di temperatura, un'altra importante informazione da tenere come strumentazione nell'abitacolo. Ho fatto un piccolo segno dove applicare il sensore, ora bisognerà fare un buco e poi il cablaggio che arriva nell'abitacolo. Se siete un po' esperti avrete fatto caso che la coppa dell'olio del riduttore non è quella originale, ma bensì una modificata che contiene circa 4 etti in più di olio. Servono a migliorare la lubrificazione degli ingranaggi e la dissipazione del calore. Una volta fatto il buco e la filettatura per il sensore, applico un po' di sigillante per chiudere alla perfezione e rimonto la coppa. Una goccia di silicone e van su. Ho speso 100 euro per la coppa, 5 per il tappo magnetico, 40 euro al chilo per un signor olio, 15 euro per il sensore e 45 per lo strumento in cabina, per un totale di 325 euro più la manodopera. Ho deciso di sistemare anche tutto il cruscotto per inserire i parametri vitali del mezzo da tenere sott'occhio durante un viaggio. Uno di questi è la temperatura dei gas di scarico del motore, un parametro importante che può dare la possibilità di verificare possibili eventuali rotture sia da parte della turbina che del motore. Più altri vari strumenti che vi spiego come ho fatto. Una volta fatto il piccolo foro, con questo attrezzo giramaschio si inserisce un dado, un piccolo dado con una sonda che rileva la temperatura di gas di scarico. Si collega all'interno dell'abitacolo dove c'è un piccolo strumento che segnala oltre i 100 gradi la temperatura fino a circa 1000 gradi. Questo motore lavora circa a 800-850 gradi a massimo regime di giri. Ho inserito anche lo strumento contagiri del motore e per fortuna per la mia versione di Defender c'è una predisposizione veloce. Un cavo che parte da uno dei 2 connettori della centralina che si collega direttamente allo strumento. Ma rimontare il cablaggio elettrico è la parte più difficile di questa lavorazione, sia perché è da fare con molta attenzione per non sbagliare e creare cortocircuiti o problemi vari, sia perché è lenta e noiosa. Mi sono trovato una marmaglia di cavi da spelare, intestare, saldare e collegare, un vero e proprio lavoro non retribuito. La lavorazione è più o meno la stessa per quanto riguarda il sensore della temperatura dell'acqua. Volendo inserire uno strumento nuovo, più efficace, più dettagliato nella misurazione della temperatura dell'acqua, inseriamo un sensore
dividendo il manicotto in prossimità del ritorno dell'acqua del motore per indicare la temperatura corretta. Si stringe successivamente con 2 fascette il manicotto e con il cablaggio elettrico si arriva in cabina fino allo strumento. Ecco il cruscotto finito, così come abbiamo voluto concepirlo. Qui a sinistra abbiamo il manometro che misura la pressione del turbo. Il TD5 arriva più o meno a 1 bar di pressione. In mezzo il contagiri e qui a destra lo strumento che misura la temperatura dell'olio del riduttore. Più o meno viaggiamo ad una temperatura compresa tra i 70 e i 140 gradi, a seconda della stagione e dell'utilizzo. Questo è lo strumento che misura la temperatura dell'acqua. Il TD5 viaggia ad una temperatura più o meno di 85 gradi. Questo è il display che indica la temperatura dei gas di scarico. Ho fatto caso che arrampicandomi su una duna sono arrivato anche a 850 gradi. Temperatura da mai passare perché questa motorizzazione soffre di una rottura dei prigionieri dei collettori di scarico, quindi occhio. Questo è il bottone che serve ad attivare il bloccaggio del differenziale anteriore e questo qui è il tasto che attiva la pompa che serve a travasare tutto il gasolio del serbatoio ausiliario a quello centrale del Defender. Tutto questo cruscotto comunque può essere sostituito più o meno al 100% dal Nanocom sempre, che ha la possibilità di portare a display tutte queste informazioni racchiuse chiaramente in un piccolo strumento e ha anche la possibilità di leggere i fault, quindi gli errori che arrivano dalla centralina e correggerli, quindi cancellarli. Il suo lato negativo è che è molto costoso. Ho voluto poi installare un CB, Citizen Band, delle frequenze di banda cittadina che tutti i privati possono utilizzare. Sono piccoli apparecchi solitamente montati su mezzi in movimento e tutti i fuoristradisti ce l'hanno. Dispone di 40 canali e il canale 19 è quello delle emergenze. Ha un piccolo abbonamento annuale da pagare e dispone di un linguaggio in codice tutto suo. Dopo la sistemazione di tutto il cruscotto e del suo cablaggio, mi rimangono ancora alcuni componenti da sistemare, vediamo. Oggi andrò a sostituire anche, con uno nuovo, l'ammortizzatore di sterzo, che si trova sotto questa piastra che serve a riparare sia l'ammortizzatore di sterzo che le barre di sterzo, ovvero la barra di sterzo e quella di accoppiamento. Lo sostituisco con uno nuovo, appena comprato. Si possono trovare di varie marche 50-60 euro, non di più. Questa sostituzione è stata molto semplice. Ho solo dovuto togliere la piastra paratiranteria avvitata al telaio con 4 bulloni. Ma in effetti, quando si tratta di sostituire senza modifiche o cambiamenti radicali, anche un neofita può improvvisarsi meccanico. Un altro aspetto fondamentale per l'assetto di un mezzo da viaggio sono gli ammortizzatori. Oggi andremo a sostituire quelli già montati sul mezzo, che non sono gli originali, sono degli aftermarket, con un ammortizzatore secondo me top di gamma, un ammortizzatore molto resistente e regolabile. Sono i lievi Traki Ride di una nota casa costruttrice, hanno la possibilità di essere regolati, sono ad olio e la regolazione agisce sul rilascio dell'ammortizzatore, non sulla compressione, quindi effettuando la regolazione si possono andare a indurire o ad ammorbidire. Il lavoro è abbastanza semplice, forse un pochettino più complicato sull'anteriore, ma per quanto riguarda il posteriore sono veramente 4 dadi da togliere e da rimettere con le relative boccoline e piastrine per sistemare l'ammortizzatore sia sopra che sotto. Prima di rimontare gli ammortizzatori ne ho approfittato per verniciare alcune parti che erano arrugginite, dovute alla vecchiaia, al sale, agli agenti atmosferici, come per esempio l'attacco dell'ammortizzatore posteriore.
Lo stesso processo lo hanno subito le barre di sterzo, già entrambe rinforzate, rimesse a nuovo con una particolare vernice molto resistente all'usura. Ora sono nuove di zecca. Un po' diverso il procedimento per i cantonali posteriori, che come le staffe dell'ammortizzatore posteriore sono state prima sabbiate e poi verniciate a polvere, grigio metallizzato. Ecco allora che monto gli ammortizzatori dopo aver rimesso la staffa nuova al proprio posto. Importante da non trascurare se il vostro modello li monta il fatto di dissaldare questi due scodellini sull'attacco posteriore e inferiore del ponte per scongiurare un'eventuale rottura dello stelo durante la marcia. Infatti sono stati creati per gli ammortizzatori della casa madre, ma sono da togliere per una sostituzione non originale. Come per lo scarico, anche le torrette, visto che c'ero, sono state sostituite con parti nuove, ricambi nuovi, semplicemente per una questione estetica e perché, a differenza delle originali, sono verniciate con un metodo a polvere che ne allunga la longevità, quindi poca ruggine e poca usura. Per fare un piccolo riassunto, allora, per l'assetto abbiamo sostituito molle, ammortizzatori, torrette e siamo voluti tornare indietro per quanto riguarda i puntoni, sia anteriori che posteriori. E per la meccanica già montavo parti rinforzate, ma comunque abbiamo sostituito un differenziale e abbiamo dato una revisionata per quanto riguarda tutti gli altri componenti. Molte parti sono state verniciate, altre sostituite e altre ancora revisionate. Ecco i costi per l'assetto completo più 5 cm. Ho speso 225 euro per ogni ammortizzatore, 150 euro per una coppia di molle, le torrette 60 euro cada una, 150 euro per ogni puntone posteriore e 200 euro per quelli anteriori. Ho speso 1000 euro per un differenziale completo e 80 euro per l'ammortizzatore di sterzo, per un totale di 3100 euro più la manodopera. Vi parlerò ora dell'impianto frenante. Quello originale non è che non va bene, per carità, però a mio avviso ci sono delle migliorie che possono essere utilizzate. Prima di tutto via l'ABS, in discesa sul fango o sulla neve ti ammazzi. E poi i tubi aeronautici, raccordi, pastiglie, dischi, tutto può essere migliorato, quindi sostituito con alcuni componenti per uso gravoso, racing quindi. Senza dimenticarsi del peso, perché addirittura alcuni componenti possono essere eliminati. Pullman ha scartato all'ultimo. Per i freni, quindi, ho deciso di migliorare dischi e pastiglie e di sostituire con tubi aeronautici gli originali in gomma. In velocità vi mostro il montaggio di una piccola parte dell'impianto come deve essere effettuato, utilizzando questi tubi e tutti i loro raccordi aeronautici. Per quanto riguarda invece togliere peso sull'impianto frenante, si tratta di eliminare il gruppo valvole dell'ABS. Si parla di circa 4, forse 5 kg, comunque non indifferente. Una volta rimontato l'impianto, lo rinforzo installando guaine di termorestringente sui tubi nel retrotreno, che fungono da protezione durante il fuoristrada. Ecco i costi. Ho speso 225 euro per ogni disco, 150 euro per una coppia di pastiglie, 60 euro per ogni tubo aeronautico, 100 euro per eliminare il gruppo valvole, raccordi, tubazioni e protezioni 180 euro e 450 euro per revisionare 4 pinze, per un totale di 2170 euro più la manodopera. Vi parlerò ora dei ricambi. Sì, perché in ogni viaggio, lungo o corto che sia, io mi porto dietro una valigia piena di ricambi e borse degli attrezzi. Principalmente sono 3 per me. Una sono solo ricambi originali Land Rover, piuttosto che alcuni filtri, pompa, frizione e altri ricambi un pochettino più pesanti come staffe ammortizzatori, sealant block, tubi dei freni, cinghie, vari oli che possono servire in varie occasioni. E vivendo anche di esperienza mi è capitato una volta di dimenticare il tappo del serbatoio. Ora ne ho uno di ricambio che, pesando poco e nulla, si può stivare un po' dappertutto. Se si viaggia in coppia o con più di 2 mezzi si possono suddividere i pesi per non gravare su un mezzo solo.
Le altre due borse sono degli attrezzi, quindi principalmente semplici chiavi inglesi con tutte le numerazioni, e una borsa che può contenere vari altri attrezzi a seconda dell'occorrenza e sempre, secondo me, dell'esperienza. C'è poi una extra valigetta per quanto riguarda i ricambi, che per noi TD5isti è assolutamente importante. Si tratta della pompa a immersione nel serbatoio del gasolio. Questo componente si danneggia molto facilmente, soprattutto nei lunghi viaggi, perché nelle cisterne capita spesso di trovare melma, acqua, paraffina, alghe e qualche altra schifezza, e di conseguenza preferisco sempre tenermela come ricambio. La sua sostituzione prevede però la realizzazione di una piccola botola nel cassone del mezzo, e la sostituzione richiede circa 30 minuti di lavoro. La valigia di alluminio dei ricambi, modificata con piccole scanalature per un perfetto alloggiamento a prova di cinghia a cricchetto, la sistemo sul portapacchi in modo tale da non avere ingombro nel cassone. In effetti si spera sempre di non doverla mai aprire. Una delle ultimissime cose allora da verificare è il peso, perché avendo tolto molti componenti ma avendone aggiunti altri, voglio capire e verificare a che punto siamo arrivati. Ecco la verità sul peso. Ho tolto puntoni rinforzati pesantissimi, una piastra posteriore di protezione enorme da circa 10 kg, il gruppo valvole ABS, ho eliminato le barre sottoporta di ferro pieno quasi. Avevo sostituito tempo fa il cofano portaruota con uno della versione Puma in vetro resina. Ma ho comunque aggiunto torrette rinforzate, ammortizzatori a olio, un serbatoio ausiliario e soprattutto un differenziale enorme anche all'anteriore. Quindi sono sceso di qualche chilo, ma siamo sempre di poco sopra i 20 quintali. Dovrò aggiungere poi la camperizzazione completa e 90 litri di acqua, le provviste e i ricambi. Quindi il viaggio penso inizi sempre intorno ai 24-25 quintali con 2 persone a bordo. Beh, buon viaggio, Raffo! Siamo arrivati allora alla fine di questo video, all'ultima parte, la camperizzazione, ovvero come allestire al meglio il cassone di un fuoristrada per affrontare un viaggio, una spedizione o un weekend nei boschi. Anche per il nostro pranzo abbiamo bisogno di un vero e proprio kit da cucina. Il fornelletto a gas, pentole e posate, fornelletto elettrico, rotolo di carta, lampada neon, estintore, sgabello e ovviamente cibo e acqua in abbondanza. Io ho voluto inserire alcuni mobiletti di legno, di multistrato marino, per alloggiare al meglio il cibo, le provviste, ma non solo. Ho sistemato anche un compressore per gonfiare le gomme e sgonfiarle durante un viaggio, più un'altra serie di accessori elettrici che mi rendono il viaggio un pochettino più comodo. Ho creato un altro video che potete andare a visitare cliccando questo link, che vi mostra tutta la parte della camperizzazione, dalla scelta del legno fino alla sistemazione di tutti i componenti elettrici che ho voluto adottare. C'è poi tutta una serie di altri componenti che ognuno di noi utilizza per personalizzare il proprio mezzo. Si parte dai sedili sportivi fino allo snorkel, il verricello, i paraurti, alcune piastre di protezione, luci, LED, portapacchi, insomma tantissime cose che fanno sì che ognuno crei il proprio mezzo e riesca a dargli il proprio nome. Ed eccola qui allora, la mia Async. Dopo quasi 2 anni di lunghi lavori e sudore, risplende come nuova. Ora non è più quel mostro enorme che era prima, è vero, ma sono sicuro che, se avesse l'opportunità di parlare, sarebbe felice per il gran risultato ottenuto. Siamo arrivati allora alla fine di questo video. Spero che i consigli dati possano essere di spunto a qualcuno che magari vorrà intraprendere la preparazione e la trasformazione del proprio mezzo, e magari qualcun altro potrà ottimizzare altri consigli che siamo riusciti a dare. Io vi lascio i miei contatti, questo è il mio indirizzo email e il mio contatto su social network. Se volete scrivermi fatelo pure senza problemi, e ci vediamo allora a qualche raduno o meglio in qualche posto sperduto. Ciao, a presto! Per fare un piccolo fale. Tutto bene? Qui si ha la possibilità di testare e verificare l'effettiva potenza di un motore. E non mi ricordo mai.
un viaggio, una spedizione o un weekend nei boschi della Transilvania con Dracula. Questo è uno dei pochi in Italia ad avere la possibilità di testare un mezzo a 4 ruote è un Defender. Ecco il Nanocom, allora, questo struggetto. Ma finito l'enorme lavoro poi c'è poi tutta una serie di componenti che ognuno ha a suo guzzo, una importante durante il tagliando si è messo a piovere e pazienza. Tutta questa lavorazione ci permetterà di andare al mare più in fretta, così. Secondo me un'importante cartina tornasola perché mi spiace, è andata in 2 ma torna sola.